Verso la fine di ottobre del 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, il fronte italiano era bloccato negli Appennini settentrionali. Le forze dell'asse, da qualche mese, erano riuscite a fermare gli attacchi alleati lungo la linea gotica. La linea gotica era una serie di improvvisate fortificazioni, trincee e postazioni che sfruttavano la geografia del posto, fatta da ripide montagne, facilmente difendibili, poche strade, fitti boschi. Nonostante la grande superiorità di uomini e mezzi, gli alleati non riuscivano a passare. Allora, in vista dell'inverno, avevano fermato le operazioni offensive, aspettando la primavera per sferrare l'attacco decisivo. Però, il comando italo-tedesco, fin dalla fine di ottobre, stava pensando ad un'offensiva in una zona della linea gotica, in modo da allentare la pressione su Bologna. Vennero considerate varie opzioni. Poi, a scegliere l'obiettivo dell'attacco fu il comandante della 14ª armata tedesca, il generale von Tippelskirch. L'attacco sarebbe stato nella zona della Valle del Serchio, in Carfagnana. Questa zona era considerata un settore tranquillo, quindi debolmente difeso. Le posizioni americane erano presidiate dalla 92ª divisione, la cosiddetta divisione Buffalo. Era composta in maggioranza da afroamericani ed erano giudicate un bersaglio facile. L'obiettivo era costringere gli alleati a ripiegare e forse di riconquistare Lucca e Livorno. La segreta speranza era di fare collassare il fronte alleato e dare una svolta alla guerra, almeno su questo fronte. I mezzi a disposizione dell'asse erano però limitati. Delle due divisioni che avrebbero dovuto partecipare, la divisione Alpini della Monterosa era disponibile solo al 50%. E anche la 148ª divisione di fanteria tedesca non era a ranghi completi. Non c'erano neppure aerei, carri, anche perché massicci movimenti di mezzi, grazie al loro dominio dei cieli. Poco il carburante e poche le artiglierie di supporto. Un gruppo da 155 mm. 3 gruppi da 105 mm. Un gruppo contraereo da 88 mm. 2 gruppi da 75 mm. La responsabilità dell'azione fu affidata al generale tedesco Otto Fretter-Pico, comandante della 148ª divisione. Il comando delle truppe in campo fu affidato al generale Carloni, comandante della divisione alpina Monterosa. L'attacco sarebbe iniziato durante la notte tra il 25 e il 26 dicembre, in modo da sfruttare la tregua di Natale per completare gli ultimi preparativi. All'operazione fu dato il nome in codice di Wintergebiet, tempesta invernale. Le forze italo-tedesche erano composte da 9.100 uomini, suddivise in 3 colonne. Della prima colonna facevano parte il primo e il secondo battaglione del 285° Reggimento Granatieri. Erano composte da francesi dell'Alsazia, poco motivate e combattive. Direttrice di attacco, Vergemoli, Calomini. La seconda colonna era composta dal 3° Battaglione Alpini, Intra. Primo Battaglione Alpini Brescia. Secondo battaglione, Fanteria di Marina, Divisione San Marco. 23° Reparto Esplorante, della Divisione Monterosa. Direttrice d'attacco, Castelvecchio. La terza colonna era composta dalla 148ª Divisione di Fanteria Tedesca. Quarto Battaglione Gebirgsjäger, truppe da montagna. Battaglione Mittenwald. Battaglione Mitraglieri Kesselring. Direttrice d'attacco, Sommo Colonia Barga. Gli americani, al comando del generale Edward Elmond, schieravano la 92ª divisione di fanteria, il 590° battaglione di artiglieria da campo, una compagnia cannoni semoventi, il 760° battaglione carri, compagnia B, il 317° battaglione Genio, per un totale di circa 18.000 uomini. Per nascondere i preparativi dell'offensiva, il comando dell'asse fece circolare molte informazioni vaghe e falsi allarmi sul possibile attacco nella zona del Serchio. Gli americani piazzarono campi minati, trincee, fili spinati. Ma tutto restava calmo. Così abbassarono la guardia.
Alle 3 di notte del 26 dicembre fu dato l'ordine di attacco. La parola d'ordine era Gustav. La prima a muoversi fu la terza colonna. Il loro attacco si sviluppò sul lato ad oriente del fiume Serchio, contro l'ala destra del 370° gruppo di combattimento. Senza il fuoco di preparazione dell'artiglieria per mantenere fino all'ultimo l'effetto sorpresa, si sviluppano subito durissimi combattimenti a Sommo Colonia, tenuta dagli americani del 2° battaglione del 370° reggimento di fanteria. La loro fanatica resistenza viene vinta solo verso sera. In questa occasione, purtroppo, successe un fatto tragico. Per colpa di alcuni partigiani che si nascondevano tra la popolazione civile, un soldato tedesco sparò attraverso una porta, uccidendo un bambino di 4 anni. Nel frattempo, il battaglione Mittenwald mette in sicurezza il fianco sinistro dell'attacco, prendendo Scarpello, dopo aver respinto gli avamposti di un reparto di ricognizione americano. Alle ore 14, i tedeschi avevano ormai sfondato il fianco destro e sospinto gli americani verso sud. Barga e Coreglia vengono prese il 27 dicembre, al termine di 2 riscontri. Intanto, la mattina del 27 dicembre, si erano mossi i reparti italiani della seconda colonna, attaccando le posizioni americane a sud di Castelnuovo di Garfagnana e sul lato occidentale del Serchio, protetti dal fuoco dell'artiglieria della Monterosa. Pressati sul fronte sinistro e con il fianco destro sfondato, gli americani iniziano una disordinata ritirata verso sud, incalzati anche dai 2 battaglioni della prima colonna tedesca, entrati in battaglia sulla scia delle altre 2 colonne. Entro sera, i reparti italiani entrano a Gallicano. La San Marco entra senza problemi a Molazzano, ma non riesce a prendere Bruciano. I bersaglieri della Monterosa e gli alpini della Intra occupano Calomini. Ma davanti a Vergemoli hanno molte perdite, dovute a campi minati e intenso fuoco di artiglieria. Vergemoli viene comunque preso alla sera del 27 dicembre. Dall'altro lato del Serchio, i tedeschi entrano a Fornaci di Barga, sgomberato dagli alleati. Gli italo-tedeschi sono ormai penetrati tra le linee alleate per 10 km e su un fronte di 25 km. La mattina del 28 dicembre i combattimenti continuano. Gli italiani prendono Bolognana, mentre unità tedesche si spingono verso Calavorno. Alcune pattuglie continuano ad avanzare verso sud, arrivando fino alla periferia di Bagni di Lucca. Il comando alleato della Quinta Armata fu costretto a trasferire d'urgenza da altri settori del fronte diversi reparti. La 8ª divisione indiana dell'esercito britannico, la prima divisione corazzata, la 85ª divisione di fanteria, il 135° gruppo da combattimento della 34ª divisione, 3 battaglioni americani di artiglieria, il 125° battaglione cannoni semoventi, 2 reggimenti inglesi di artiglieria, l'84° battaglione chimico. Massiccio anche il supporto fornito dai cacciabombardieri P-47 del 22° Tactical Air Command. Tra il 27 ed il 29 dicembre compiono quasi 4.000 missioni di bombardamento e mitragliamento contro i reparti italiani e tedeschi avanzanti, causando però morti soprattutto tra la popolazione civile. Persino un ospedale in cui erano curati feriti anche americani fu attaccato. I pochi 20 mm e 88 mm a disposizione dell'asse non potevano fermarli. Ma ormai l'azione si sta esaurendo per mancanza di rinforzi e di unità corazzate con cui inseguire gli alleati in rotta. E la sera del 28 dicembre il comandante tedesco Freter Pico è costretto a dare ordine di ripiegare. Per i giorni seguenti c'è ancora qualche scontro, ma gli alleati evitano di agganciare gli italo-tedeschi, che si ritirano quasi indisturbati. In uno scontro lungo il fiume Serchio, tra i fanti della San Marco e le truppe indiane, gli indiani, inferiori come preparazione ed esperienza, perdono 2 blindati. L'operazione Wintergewitter non ebbe grandi risultati strategici, non essendo riusciti a tenere il terreno conquistato contro le troppo più numerose forze alleate.
Però l'operazione creò molte incertezze nella Quinta Armata, al punto che il generale americano Alexander sospese tutti gli attacchi sulla linea gotica fino a primavera. Tra l'altro, gli italo-tedeschi riuscirono ad impossessarsi di armi ed equipaggiamenti. Cannoni anticarro da 57 mm, 115 mitragliatrici calibro 50, mortai da 60 e 81 mm, bazooka, munizioni, mine, viveri. Pochi i prigionieri, meno di 200, data la veloce ritirata alleata e l'impossibilità di portare grosse masse di prigionieri dietro le linee. Gli alleati persero circa 1000 uomini tra prigionieri, morti, feriti e dispersi. Circa la metà gli italo-tedeschi. Le perdite maggiori furono della prima colonna, quella composta da italiani, a Vergemoli, Bruciano e a Morazzano. Difficilmente i soldati dell'asse avrebbero potuto ottenere di più. Come l'operazione delle Ardenne, che se fosse riuscita, di sicuro non avrebbe causato la sconfitta americana, ma al massimo la presa di Anversa. Così l'offensiva della Garfagnana, al massimo, avrebbe potuto portare alla presa di Livorno. L'invasione americana non poteva più essere respinta. Ci furono pesanti critiche nei confronti degli afroamericani della 92esima divisione per il loro sbandamento durante l'offensiva. Comunque gli Stati Uniti, nel 1940, erano un paese razzista. I neri non potevano spostarsi da una città all'altra, entrare in molti locali. Persino bere nelle stesse fontanelle dei bianchi. Comprensibile, quindi, non avessero troppa voglia di combattere. La linea gotica fu oltrepassata solo a fine aprile, quando ormai Berlino era circondata. In pratica, la linea gotica resse i furiosi assalti alleati fino alla fine della guerra. Questa è solo una delle tante battaglie in cui i nostri soldati si comportarono bene, come anche in Russia, Libia, Jugoslavia, Africa. Se un'offensiva del genere fosse stata attuata da francesi o inglesi, ora sarebbe sui libri di storia con un qualche nome suggestivo che gli anglosassoni sono così bravi a scegliere. Da noi, invece, dopo la fine della guerra, si tentò di sminuire la portata di questa battaglia, come di tante altre combattute dai nostri soldati nella Seconda Guerra Mondiale. Si disse che non era stato un successo, che era stata solo una serie di piccole scaramucce, addirittura che c'erano solo i tedeschi. Questo perché c'era la necessità di distruggere il mito del fascismo e non lo si poteva certo fare affermando che i soldati del Duce avevano ben combattuto. Così ogni vittoria dell'asse in Africa, Russia e Balcani diventò merito dei tedeschi e ogni sconfitta colpa degli italiani. Oggi però l'esigenza di screditare il fascismo non esiste più. Siamo una democrazia, pur con tanti problemi, piuttosto stabile. Dovremmo smettere di diffamare le nostre armi, anche perché ci siamo ripetuti talmente tante volte che abbiamo combattuto male che ha finito per crederci il mondo intero. E grazie a questa campagna denigratoria, ora all'estero il soldato italiano è sinonimo di soldato poco combattivo, se non vigliacco. Dovremmo cominciare a parlare un po' meglio di quei bravi soldati che combatterono una guerra forse sbagliata, ma combatterono come e lo fecero bene.